in mezzo ai fumi del Palo Santo andiamo anche a arruffare un po' la nostra aura con questo ventaglio. Andiamo a smuovere i corpi sottili, questi muscolini ai lati del collo che ci sorreggono tutto il giorno, e vado con le dita a staccare delicatamente la pelle dal muscolo. Si scolla piano piano, si parte dal centro della schiena e si sposta la pelle. E adesso, anche se non vedete, ma ve lo spiego, ve lo racconto, sto facendo dei piccoli piccoli cerchi con i pollici vicino alla colonna vertebrale, sempre per rallentare una zona che di solito è un po' tesa in tutti, dove si accumula molta tensione anche a causa della nostra postura spesso non corretta, e allora vado proprio ad agire e a sciogliere un po' questi muscolini, che può essere un'ottima abitudine soprattutto per chi può farlo, per chi ha i capelli lisci, spazzolarli sempre la sera prima di coricarsi, in modo da non portare nel letto eventuali vibrazioni o residui. Sbricioliamo e mandiamo all'universo affinché trasformi tutto in pura luce. E i fili eterici sono dei residui che possono rimanerci attaccati da altri corpi sottili involontariamente, soprattutto se andiamo in luoghi pubblici. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Rasulè ASMR. È tornata a trovarci Leila con questi capelli lunghissimi che ovviamente spazzolerò. Leila, grazie di essere tornata qui con noi e di essere nuovamente nostra ospite. Cominciamo subito con una pulizia energetica e poi, lo sai, ci sei già stata, quindi vado un po' a sentimento con i trigger, ma di fatto pulizia energetica e massaggio sono dei capisaldi di questa tipologia di sessione ASMR. Cominciamo subito ad accendere un po' di palo santo per ripulire da vibrazioni negative che si possono essere create in questo spazio di lavoro. Nella sessione di oggi andrò a concentrarmi sui chakra alti, anche se non sarà monotematica, nel senso che
userò una campana tibetana per dare inizio alle danze, che è una antichissima campana da Dobati che lavora sul sesto chakra, soprattutto quello dell'intuizione, sul terzo occhio. E per questo appunto diciamo che ci concentriamo un po' su quello, ma poi tutti sappiamo bene che i chakra devono essere tutti equilibrati. In mezzo ai fumi del palo santo andiamo anche a arruffare un po' la nostra aura con questo ventaglio. Andiamo a smuovere i corpi sottili, e ci prepariamo alla pulizia energetica, al taglio dei fili eterici. Diamo anche un rintocco con la campana Zen, che invece quella lavora sul chakra della radice. E andiamo a creare un ambiente vibratorio adeguato anche con i suoni. Il suono è talvolta un po' strano perché è veramente tanto tanto vecchio.
Proseguiamo nella nostra pulizia energetica con lo sbriciolamento delle energie pesanti, negative, che possono essersi accumulate nell'aura e nei corpi sottili. Quindi sbricioliamo e mandiamo all'universo affinché trasformi tutto in pura luce. Sbricioliamo, sbricioliamo e mandiamo all'universo. Chiediamo all'universo che trasformi in pura luce tutte le energie negative, i veleni mentali, lo stress, le paure, la rabbia, tutti quei sentimenti che possono avvelenarci energeticamente. E proseguiamo con il taglio invece dei fili eterici. Lo ripeto sempre perché se qualcuno è la prima volta che si connette con questi video, magari non sa di cosa stiamo parlando. E i fili eterici sono dei residui che possono rimanerci attaccati da altri corpi sottili involontariamente, soprattutto se andiamo in luoghi pubblici. Visto che lei ha i capelli così lunghi e che i capelli sono delle vere e proprie antenne, facciamo rientrare nella pulizia energetica anche lo spazzolamento dei capelli. A volte
li considero semplicemente una coccola, ma oggi voglio che lo spazzolamento faccia parte della vera e propria pulizia energetica, proprio perché sui nostri capelli possono anche qui attaccarsi energie strane, anche se suppongo che lei li abbia appena lavati, quindi probabilmente sono pulitissimi da qualsiasi tipo di energia. Ma noi andiamo a fare questa procedura comunque, che può essere un'ottima abitudine soprattutto per chi può farlo, per chi ha i capelli lisci, spazzolarli sempre la sera prima di coricarsi, in modo da non portare nel letto eventuali vibrazioni o residui. Sono ancora più lunghi. Giustamente è passato un anno, Leila, dall'ultima volta che ci siamo visti. Sembra ieri, ma è già passato un anno. Anche perché Leila non sta proprio vicinissima. Questa è un'operazione estremamente rilassante, soprattutto se qualcuno la fa per noi. Se avete la fortuna di avere qualcuno che vi può spazzolare i capelli, non abbiate timore di chiederlo, perché è molto bello. È un momento di connessione, di coccola, che ci può essere tra persone che si vogliono bene, tra amiche, madri e figlie. Questi capelli bellissimi e lunghissimi. Se ti do fastidio con il collo, che tiro troppo, dimmelo. A posto, va benissimo. Bene. Adesso che abbiamo anche pulito con la spazzola da eventuali energie ai capelli, passiamo alla selenite, altra pietra utilissima per la pulizia dell'aura e del nostro campo energetico. Io ad esempio davanti al computer tengo una bella bacchetta di selenite con sopra una turmalina nera e un asciungite che protegge un po' anche dalle radiazioni. Quindi ad ogni pietra il suo lavoro.
andiamo a pulire, anche da eventuali pensieri ricorrenti che possono esserci. Ops. È un passaggio sui chakra principali. E dopo una bella pulizia invece passiamo alla protezione della tormalina nera. Passiamo la tormalina sul campo energetico e aurico della nostra Leila. Andiamo. E concludiamo di nuovo con il suono della nostra campana tibetana dedicata proprio al terzo occhio. Adesso Leila, per il resto della durata della sessione ti faccio scegliere un cristallo per farti compagnia. Chiudi gli occhi. Vai, pesca. È qua. Hai preso l'ametista, ma guarda caso. Che pietra è? Per il terzo occhio. È incredibile. Andiamo proprio a lavorare sul sesto chakra, anche con la pietra che hai scelto. Bene Leila, io adesso andrò a raccoglierti i capelli e proseguiamo con un po' di massaggio rilassante. Questi lunghissimi capelli li farò una treccia in modo da tenerli meglio, perché sono davvero tanto lunghi, lunghissimi. Anche i miei sono lunghi, non si vede, ma tra un po' ti raggiungo.
affermarli sulla nuca. No, no, non li ho presi tutti, aspetta. Ecco, forse ce l'ho fatta. Ok, stai comoda? Ti tirano troppo? No, perfetto. Allora, visto che l'altra volta con te non l'ho fatto, facciamo lo scollamento dei tessuti. Se ti puoi girare un pochino a favore di camera, così almeno anche per chi ci segue è un po' più piacevole da guardare quello che faccio. Ecco, io mi chino giù così sono più agevole e vado con le dita a staccare delicatamente la pelle dal muscolo. Si scolla piano piano, si parte dal centro della schiena e si sposta la pelle. Ho le unghie un pochino lunghe, quindi cerco di non premere troppo onde evitare di farti male. È un'operazione che io adoro farmela fare, perché aiuta davvero tanto ad ossigenare proprio anche la muscolatura. Andiamo proprio a scollare lungo la colonna vertebrale. E adesso lo facciamo anche da quest'altro lato. Pizzichiamo la pelle in modo da riattivare la circolazione nei tessuti, ossigenare bene bene. Faccio un po' anche al collo, molto delicatamente. E adesso vado a prendere il burro. Abbiamo due burri diversi, te li faccio sentire in modo che tu possa scegliere. Questo l'ho rifatto di recente. Qui c'è la lavanda e la gaulteria, che è l'incenso di fatto. E qui invece è quello al cioccolato. Buono. Quale preferisci? Quello al cioccolato. Ok.
procediamo con il burro al cioccolato. Vado a scaldarlo. Leila, mi sono sfuggiti i capelli, come sempre succede, saranno unti. Vado. No, poveri capelli. Vado a spandere un po' questo burro. Che quando si scalda poi si stende bene. Mi allargo un po' anche sulle scapole. E anche davanti sullo sterno. E vado subito a fare il movimento a pinza sul collo prima di farti di nuovo girare, così possono vedere anche gli altri il movimento delle mani, di questo movimento qua che viene fatto con il pollice e le altre dita della mano, e si fanno movimenti circolari che vanno proprio a lavorare sui lati della cervicale. E lo faccio anche da quest'altro lato, con quest'altra mano. In modo che ogni lato del collo abbia lo stesso trattamento. Adesso Leila ti faccio voltare di nuovo in modo che il tuo bel visino rimanga inquadrato. Ecco qua. Andiamo a lavorare un po' sui trapezi, pellini rigidi che hanno bisogno di coccole, hanno bisogno di essere un pochino ammorbiditi, ma con delicatezza.
pochino così di taglio, a dare un po' di input, di mollare, di lasciare andare. Anche di qua. Stiamo dicendo con le mani a questi muscoli di lasciare andare tutta la tensione. E poi andiamo a lavorare un po' qua sulle spalle con dei movimenti rotatori. Su queste spalle che anche loro a volte si chiudono per la stanchezza e invece diciamo a queste spalle di aprirsi, ammorbidirsi.
assistere particolarmente qua sullo sterno. E ci allarghiamo, portiamo proprio in apertura. E lo facciamo anche di qua. Diamo proprio l'input di aprirsi. E adesso, anche se non vedete, ma ve lo spiego, ve lo racconto. Sto facendo dei piccoli piccoli cerchi con i pollici vicino alla colonna vertebrale, sempre per rallentare una zona che di solito è un po' tesa in tutti, dove si accumula molta tensione anche a causa della nostra postura spesso non corretta. E allora vado proprio ad agire e a sciogliere un po' questi muscolini che si attaccano alla colonna vertebrale, poi vanno sulle spalle, vanno verso le scapole. Scendo un po' anche sulle braccia. Leila adesso adagia delicatamente il viso, non voglio andare a farti cose, però stai rilassata, stai comoda? Sì. Vado a lavorare un pochino questo lato qua, questa parte del collo che di solito è un pochino tesa anche lei. Sto molto delicata, tranquilla.
farlo anche di qua, piano 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 piano. Appoggiati, lascia andare. Questi muscolini ai lati del collo che ci sorreggono tutto il giorno. Ecco. E adesso andiamo a completare il nostro massaggio. Inspira e quando io scivolo giù con le mani butta fuori l'aria, ok? Inspira e fuori. Inspira e fuori. Facciamo andare via tutte le tensioni. Immagina proprio di inspirare dell'aria che va qui in questa zona dove ti sto massaggiando e poi quando la butti fuori porta via con sé ogni tensione. Inspira, fuori, via tutta la tensione. Facciamo scivolare via tutti i pensieri, tutte le preoccupazioni. Lo stress, via. Facciamo andare via tutto dalle nostre spalle. E voilà. Andiamo a assorbire tutto questo burro. Leila, tu intanto dimmi se c'è, pensa a qualcosa che ti piacerebbe, qualche coccolina, tanto le conosci tutte. Sì. Pensavo al pastore dell'acqua. Quello ti piace tanto? Sì? L'avevo fatto anche l'altra volta, ma mi piace parecchio. Va bene. E poi se c'è qualche altra coccola, dimmelo. Bacchettine, Koshi Chime. Ah, bellissimi. Forse quelli non l'avevamo fatti, mi sa. Quali? I cosci. Il Koshi Chime è quello che su quel campanellino. Facciamo anche quello allora se ti piace. Ok.
quelli che non si fanno oggi tornerai a trovarmi. Infatti. Quest'estate ti aspetto. Sicuro. Andiamo a sciogliere la treccia. Che belli questi capelli. Ora passiamo al bastone della pioggia, ma prima ti coccolo un po' i capelli, che è troppo bello, anche per me, è proprio un piacere. Che belli, una cascata di capelli corvini, bellissimi. Allora, anche in questo caso tu chiudi gli occhi, se riesci a respirare a ritmo col bastone della pioggia, bene, però come fai, come ti senti, eh?
andiamo a ritornare un po' alla realtà. Preferisci l'acqua sciamanica, quella florida, o una nuova acqua al mandarino e lavanda? Quella nuova. Vuoi provare quella nuova? Proviamo. Aspetta, mi sono dimenticata di rimettere i miei orpelli, che oltre ad essere carini, quando sventaglio fanno anche un suono delizioso, quindi non voglio privare il video del tintinnio dei braccialetti. Allora, poi se ti va, se ti piace di più l'altra, facciamo anche l'altra. Allora, questa è un'acqua che contiene lavanda, camomilla e mandarino. È rilassante, ma non è che ti stende, tranquillo. È molto buona. Questo è un regalo di Lucia, una delle mie abbonate, che mi fa tanti regali. Carinissima Lucia. Sa proprio di proprio buono il mandarino, che poi non lo mangio quasi mai, ma ha un profumo spettacolare. D'inverno. Sì, d'inverno ci sta bene, È rilassante ma inebriante allo stesso momento. Che ti ha detto questo cristallino che hai tenuto in mano? È stato bellissimo. Ho sentito proprio una sorta di scudo, di protezione. Che bello. Sì, sin dall'inizio. Proprio una bella sensazione. Sono contenta. Grazie. Allora, riprendo il cristallo e adesso ti faccio scegliere una carta. Ok. E poi la leggi. Perfetto. Ormai fa parte della tradizione, mi è piaciuto inserirla questa, una tradizione che mi sta piacendo. Allora, vediamo se questa carta è per te o per me, perché ultimamente sono state pescate delle carte che sembravano quasi connesse con la mia energia. Bello. Allora, chiudi gli occhietti. No, questa non è una carta, questa è. Vediamo un po' cosa sceglie la nostra Leila. Ecco qua. Ok. Che cosa è venuto fuori? Renditi immune dai veleni. Non prendere nulla in modo personale. Anche questa volta risuona anche con me, anche con te. Sì, direi di sì. Vai, leggici cosa dice. Anche se il mondo intero sparlasse di te, se non la prendi in modo personale ne sei immune. Essere immune dai veleni in mezzo all'inferno è il dono del secondo accordo. Molto bella, davvero. Grazie Leila per aver scelto questa. Renditi immune dai veleni. Ci stiamo lavorando. Io è tanto che ci lavoro, te sei più giovane. Sì, è semplice. Hai cominciato prima però, perché prima
si comincia a lavorare su certe cose e meglio è. Bene, io a questo punto chiudo la nostra sessione e per altre cosine che oggi magari non hai ricevuto, veramente ti invito a tornare durante l'estate. Quindi sai già che dovrai prenderti un permesso dal lavoro. Allora, bene tesori, io vi ringrazio la nostra Leila e ci vediamo presto, sempre qui su questo canale o sugli altri miei canali che trovate sulla home, quindi se volete potete iscrivervi anche altrove. Un bacione a tutti e tanta gratitudine per questa splendida creatura